Oggi siamo qua su FC24 perché è uscita la modalità sugli europei e sono curioso di vedere secondo FC24 chi vincerà questi europei. Ma ovviamente per fare questo andremo a simulare tutte le partite, quindi prenderò tutte le squadre in modo che possiamo fare un po' come ci pare. Sappiamo che a volte FC24 nelle simulazioni è, diciamo, leggermente, ma leggermente rivedibile. Però sono curioso di capire, secondo FC24, chi possa vincere questo europeo. E prima partita Germania-Scozia. Ovviamente andremo a simulare. Favorita direi Germania, in teoria 4-1. Gundogan, Havertz e Havertz ancora. Beh, Havertz e Gundogan on fire. Primo risultato favorevole per la Germania. Ungheria-Svizzera, partita che potrebbe essere equilibrata, però forse la Svizzera potrebbe spuntarla. E la spunta la Svizzera con Widmer, Okafor, Adam e Vargas e Adam. Doppietta di Adam e gol di Okafor, che saranno contenti i milanisti. Quindi primo e secondo posto al momento Germania e Svizzera, come poi pronosticavo io onestamente. Spagna-Croazia, e qui la Spagna dovrebbe essere leggermente favorita. 1-1, sorpresa, Maier e Gavi, anche se appunto la Croazia non è affatto male, una bella squadra, però la Spagna che pareggia con la Croazia non me l'aspettavo. Italia-Albania, ovviamente noi tifiamo Italia, ovviamente. 3-1, Raspadori, Frattesi, Raspadori, doppietta di Raspadori, e l'Italia è prima in classifica nel girone. Questo devo dire che fa piacere. Polonia-Olanda, qui direi che l'Olanda dovrebbe essere favorita sulla Polonia, e invece no, un pareggio. Vabbè che Depay è stato espulso al 42esimo. Gol di Swiderski e gol di De Jong. Swiderski tra l'altro giocatore dell'Hellas Verona, se non sbaglio, se non dico una cavolata, quindi lo conosciamo bene. Slovenia-Danimarca, beh qui Danimarca dovrebbe essere favorita e invece no, 1-1 Sesko e Darami. Beh, molti pareggi devo dire, al momento ci sono tanti pareggi e alcune sorprese, devo essere onesto. E qua però no, perché l'Inghilterra vince 2-0 con Saka e Foden. Inghilterra che ovviamente è una delle favorite per vincere questo europeo, insieme a Spagna, Francia e forse Italia, Croazia. Ecco, però diciamo che l'Inghilterra e la Francia sono le più, secondo me, più forti, e il Portogallo che potrebbe essere anche lui abbastanza pericoloso. Ucraina-Romania, qui pareggio? No, Ucraina con Malinowski, Dovbyk e Konoplia, e gol di Alibek per la Romania. Vabbè che in effetti l'Ucraina è più forte della Romania come singoli. Belgio-Slovacchia, qui direi che il Belgio dovrebbe essere favorito con quel De Bruyne 91 meraviglioso, e infatti vince, però non di tanto. 2-1 Carrasco, qui doppietta di Carrasco e gol di Schranz per la Slovacchia. Girone che finisce al momento con Ucraina e Belgio primo e secondo. Austria-Francia, beh, qui non dovrebbero esserci grandi sorprese, anche se l'Austria comunque ha una bella squadra in realtà, con quel Posch, con quel Arnautovic, Sabischer, Alaba, soprattutto Alaba. Vediamo un attimo. 2-0 Francia, doppietta di Mbappé che parte subito scatenato dopo il passaggio al Real Madrid. Mbappé è veramente molto forte. Turchia-Georgia che ha Kvaratskhelia, quindi vediamo un attimo come va. Turchia che vince con Ismail e Aktürkoğlu, e nella Georgia aiuto, io non so pronunciarlo, Chakvetadze, buona roba del genere. Comunque la mia pronuncia è pessima, ovviamente.
Portogallo, Repubblica Ceca. Beh, qui il Portogallo non dico che ha vita facile, ma quasi, e infatti. Ronaldo, Jurasek, Bruno Fernandes, Bernardo e Bruno Fernandes ancora. Portogallo che qui ha dominato. E il girone al momento è Portogallo e Turchia. Ritorno, Croazia, Albania. Qui per l'Albania è già un punto importante, perché se no va fuori probabilmente, e la Croazia domina l'Albania. Niente da fare per gli albanesi, quindi i croati che vincono con i gol di Stanisic, Kramaric e Modric soprattutto, 3-0 netto. Croazia al momento al primo posto. Germania-Ungheria, anche qui ultima chiamata per l'Ungheria, immagino, che purtroppo non prende perché la Germania fa 3-1 con gol di Mittelstadt, Gundogan, Havertz ancora e ancora Adam. Oh, comunque sto Adam spinge, vi devo dire che spinge molto. Purtroppo però mi sa che per l'Ungheria la vedo molto dura, e la vedo dura anche per la Scozia, perché se non vince questa o pareggia la vedo complessa. Pareggia McGregor, Ndoye, Christie e Zaccaria. Ha pareggiato la Scozia, che tiene ancora aperto il discorso, però la vedo molto difficile perché differenza reti -3 contro 1 e comunque ha 3 punti in meno rispetto alla Svizzera. Sarà molto complesso lì il discorso. Slovenia e Serbia. Qui magari la Serbia, no, pareggio con Zivkovic e Karničnik. Ok, quindi Slovenia e Serbia, Slovenia con 2 punti e Serbia con un solo punto. Questo è un girone molto equilibrato, a parte l'Inghilterra che mi sa che... vediamo con la Danimarca, perché potrebbe esserci la sorpresa. E invece no, l'Inghilterra vince con Kane, Walker, Darami per loro e Bellingham. Quindi Danimarca, poverina, che rimane a un punto. E il secondo posto potrebbe... cioè il primo posto ormai è deciso, a prescindere. Mi sa che ci va l'Inghilterra tranquillamente, anche a livello di logica, di matematica. E Spagna-Italia. 2-0 Spagna. Questa è brutta, ma questa è brutta. Ferran e Morata. 2-0 Spagna. E mo l'Italia rischia. Scontro diretto con la Croazia. Rischia tantissimo di uscire già ai gironi. Sarebbe catastrofico per i campioni in carica di questo europeo. Sarebbe veramente catastrofico. Slovacchia che vince 2-0 con l'Ucraina con gol di Kucho e Skriniar. Quindi Slovacchia 3 punti, Ucraina 3. Oh, bello equilibrato. Dovesse vincere anche la Romania sarebbe stra-equilibrato. Vabbè, questa è una bella partita. Polonia-Austria, veramente interessante. 2-0 Polonia, ancora Swiderski e Piotrowski. Austria che perde 2-0 clamorosamente, perché ora matematicamente è fuori, praticamente è fuori dai gironi l'Austria, che comunque non ha una squadra così brutta in realtà, Cioè, ovviamente io non vado a toccare niente su queste cose, decide loro. Olanda-Francia 3-3. Giroud, Malen, Xavi e... no, Xavi non si dice così forse. Xavi? In olandese com'è che si dice? Non mi ricordo. Tchouaméni, Gakpo e Mbappé ancora. Però 3-3. Francia fermata e l'Austria matematicamente fuori da questo europeo. Peccato. Georgia, Repubblica Ceca, tutte e due con 0 punti. Vediamo chi ha una speranza. La Repubblica Ceca con Losek e Barak. Segna Kvaratskhelia, ma non basta. Quindi Georgia che la vedo molto dura, molto difficile che possa passare il girone, se non impossibile. Turchia e Portogallo capiremo tante cose da questa partita. Vince il Portogallo, Bruno Fernandes, Leao, 3-0, dominato Portogallo a punteggio pieno, e purtroppo per la Georgia non c'è niente da fare. L'europeo può già dichiararsi praticamente concluso. Belgio e Romania, ultima chiamata per la Romania, 3-1 per il Belgio.
Doku, Coman per loro, Carrasco e Doku. Doku in grande forma, Belgio 6 punti, Slovacchia 3 punti, Ucraina 3, Romania 0, ma con una differenza reti abbastanza imbarazzante. Svizzera-Germania. Un pareggio della Svizzera contro la Germania, gol di Wirtz, Amdouni, Gundogan e Okafor. In questo modo Svizzera 5, Germania 7, direi che Scozia e Ungheria è la partita giusto per farsi una scampagnata, perché ormai non determina più niente. E comunque un pareggio, Porteus e Nagy. Stavolta non ha fatto gol il solito. Comunque Scozia che finisce terza, Ungheria quarta. Mi aspettavo qualcosa di più. E Albania-Spagna, vabbè, questa penso che non ci sia rischio, insomma. Vince la Spagna 3-0, Morata e Ferran Torres. Albania massacrata dalla Spagna. Spagna che ha 7 punti e mo c'è lo scontro, mo c'è lo scontro, ragazzi. Croazia-Italia, questa è dura. Vince l'Italia, incredibile, Raspadori, Kovacic, Barella. Quindi l'Italia passa come seconda nel girone. Molto bene, non me l'aspettavo, devo essere sincero, mi aspettavo che uscisse l'Italia, perché la Croazia fa sempre un po' paura, e quindi così via. Francia-Polonia, vediamo un po' la Polonia se riesce a resistere alla Francia, e ci riesce, 0-0. Quindi Francia 5, Polonia 5, Olanda che potrebbe provare a insidiare, però gli serve un gran bel risultato, onestamente. Vediamo se arriva. Arriva una vittoria che va a pari punti, però solamente 1-0, ancora Savi, ancora lui. E quindi, no, comunque finisce terza, per un gol di differenza reti, ragazzi, un fottuto gol. L'Olanda per un gol non arriva a seconda o addirittura prima. Poi non so gli scontri diretti, però insomma erano lì, Olanda veramente sfortunata, molto sfortunata. Inghilterra, Slovenia. Vabbè, Inghilterra già qualificata tranquillamente e vince pure questa. Maguire, Walker, Saka, Eshnik, Kane sbaglia anche il rigore, tra l'altro, e gol di Kane, cioè comunque dominata. Slovenia che però, sì, diciamo che difficilmente rimane, perché una tra Danimarca e Serbia, anche se pareggiano comunque, la superano sicuramente. Vediamo un po' che succede. 1-1. Non è scontato allora, perché 1-1, tra l'altro Højlund e Kostic. Passa la Danimarca. Passa la Danimarca. Incredibile. Girone veramente difficilissimo. Cioè la seconda a due punti. 2 fottuti punti. È pochissimo. Ucraina e Belgio. Allora 1-1. Non me l'aspettavo. Singankov e Carrasco. Pensavo vincesse il Belgio e invece attenzione che la Slovacchia potrebbe fare il colpaccio, però con la Romania potrebbe fare il colpaccio. Lo farà? Lo farà? L'ha fatto. Arashlin e Duda. Per loro Marin, che poi sbaglia anche un rigore che poteva portare sul 2-0 per la Romania. Clamoroso. Cioè è successo di tutto. E la Slovacchia è seconda nel girone. Primo Belgio, seconda Slovacchia. Ucraina sfortunata, veramente sfortunata. Romania purtroppo non pervenuta, non quell'ultima partita in cui ha avuto l'occasione di portarsi sul 2-0 ma non concretizzata. Comunque Repubblica Ceca, Turchia, 2-1 per la Repubblica Ceca, tra l'altro con espulsione di Krejci, gol di Selic, Jureska e Lozek. Quindi Repubblica Ceca è matematicamente seconda. Passa Repubblica Ceca e il Portogallo, che mo c'è la sfida, la scampagnata tra Georgia e Portogallo. Penso che vincerà il Portogallo 2-0, Leao e Bruno Fernandes.
tra l'altro rigore anche sbagliato da parte della Georgia. Girone che per il Portogallo molto semplice, perché ha fatto 9 gol, ne ha subito solamente 1 e 3 vittorie, quindi veramente semplice. Passa Portogallo e Repubblica Ceca. E mo ragazzi, ottavi di finale: Spagna, Turchia, Germania, Danimarca, Portogallo, Croazia, Polonia, Slovacchia, Belgio, Olanda, Francia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Ucraina e Svizzera, Italia. Perché Ucraina? Ah, perché è la migliore terza. Può essere? Secondo me sì, è per quello. Svizzera, Italia, partiamo subito col botto. Oh, aiuto, aiuto. L'Italia vince. L'Italia vince. Raspadori, Raspadori e Shaqiri. Mo Raspadori è diventato il nuovo Messi, cioè sta a fa un sacco di gol tra l'altro. Quindi l'Italia intanto passa, che già è tanta roba. Che succede ora? Sì, ho capito. Che devo fare? Vediamo un po' chi è il capocannoniere. C'è Bruno Fernandes e Raspadori. 5 e 5. Ma magari fosse così. Ma ci farei la firma per il momento a questo europeo. Germania, Danimarca. Insidiosa, perché non è mica detto. Passa la Danimarca, clamoroso. Germania fuori ai calci di rigore. Non ci credo, sbaglia Gundogan e Andrich. Io non ho parole. Non ho parole. Germania fuori, la Danimarca va avanti. È clamoroso. Ammetto che non me lo sarei mai aspettato. Mai nella vita. Cioè, boh. Inghilterra-Ucraina, che mi sa che è la prossima contendente dell'Italia. Quindi, cioè, partiamo subito male se l'Inghilterra va contro l'Italia. Non penso che ci sia molta speranza. Vabbè, si diceva così anche nel 2020, però guardate che squadra che c'ha l'Inghilterra, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Oddio, ma che cazzo! Non ci credo. Ma cosa? Ma come? Ma che cazzo? Cos'è successo? Passa l'Ucraina che batte l'Inghilterra 1-0. Ma questo è clamoroso. Tra l'altro è passata come migliore terza. Cioè, capito? Cioè, dici, sai, ma com'è possibile? Germania e Inghilterra fuori. Cioè, due che erano papabili per vincere questo europeo, e invece no. A sto punto non mi aspetto più niente. Spagna-Turchia, potrebbe succedere una roba assurda. Vince la Spagna, ecco, la Spagna non perde. Ferran Torres, Oyarzabal e Carvajal e Agnes Unal, ok. Quindi la Turchia comunque è fuori. Vabbè, questo va bene. Danimarca-Spagna, bella. Bella, bella, anche se la Spagna ovviamente è favorita, però la Danimarca, attenzione, perché ha eliminato comunque una squadra come la Germania, non è scontato. Slovacchia-Polonia, questa è interessante. 2-2, passa la Slovacchia ai calci di rigore. Slovacchia che sta facendo un percorso formidabile. Loro hanno fatto due sbagli con Zimanski e Frankowski. E poi hanno fatto gol Kuko, Keziora e Lewandowski. Comunque passa la Slovacchia. Quindi sarebbe Slovacchia contro o Portogallo o Croazia. Interessante. Sto europeo si sta facendo intrigante. Fosse davvero così sarebbe stradivertente. Mi piacerebbe un sacco. Speriamo che sia così divertente. Portogallo-Croazia. 2-0 Croazia. Cristiano Ronaldo esce dall'ultimo europeo molto probabilmente, perdendo con la Croazia agli ottavi grazie al gol di Perisic e Maier. Qua sta succedendo di tutto. Croazia-Slovacchia, Danimarca-Spagna, Ucraina-Italia. Che strano quello che sta accadendo, raga. Posso dire che è veramente particolare, a dirla tutta, ma tanto particolare. Belgio e Olanda.
Vediamo un attimo perché ormai non mi sorprende più niente. Vince l'Olanda sul Belgio con doppietta di Depay, gol di Xavi, la loro Carrasco e Lukaku, anzi tripletta di Depay, tripletta. Ok, quindi Olanda potrebbe incontrare Francia o Repubblica Ceca. Io credo che incontrerà sicuramente la Francia, a meno che la Repubblica Ceca non ci possa sorprendere, cosa non scontata, perché vedendo un po' però non lo so. Mamma mia, hanno rischiato Mbappé, Griezmann, ma al 13° minuto erano in vantaggio i cechi con Jurasek, scusate, cioè vabbè, comunque passa la Francia, che se la dovrà vedere con l'Olanda. Quindi questi ottavi sono andati così, in questo modo, e mo ci sono i quarti di finale, con tra l'altro mi sa subito, no, Spagna-Danimarca. Questa è interessante, questa è molto interessante, e vince la Spagna. Ferran Torres, Rodrigo e Emaele da loro. Quindi passa la Spagna, Danimarca battuta, purtroppo, si finisce qua il loro percorso veramente interessante e intrigante. Quindi Spagna in semifinale tra Croazia e Slovacchia. Bisogna vedere chi passa tra Croazia e Slovacchia, perché non è scontato. La Croazia con Perisic e Maier, e loro avevano pareggiato con Bozenic, però comunque percorso molto molto buono da parte della Slovacchia. Arrivare comunque ai quarti di finale non è affatto male, cioè penso che ci metterebbero quantomeno la firma per arrivare lì. Poi dico io, non è affatto malvagio. Ucraina-Italia, penso che questa sia una partita pericolosa sulla carta, molto pericolosa, ma l'Italia stravince con Zaniolo, Raspadori, Jorginho e Chiesa. Tra l'altro l'Ucraina era pure andata in vantaggio con Sigankov, però dopo è stata travolta dalla cattiveria dell'Italia, che ha fatto 4 gol. Hai capito? No, mo l'Italia si becca o Francia o Olanda in semifinale. È difficilissimo, Forse meglio Olanda, ad essere onesto, però vediamo un attimo. Olanda-Francia. Vediamo un po' che succede. Vince l'Olanda? Ma che la Francia fuori ai quarti di finale. Xavi, Memphis Depay ancora. Griezmann, De Jong e Mbappé o Pempè. Comunque Francia fuori clamorosamente, un'altra favorita fuori. Quindi di favoriti che c'è rimasto alla fine dei conti la Spagna. Vabbè, comunque è un bel quartetto, molto interessante, devo dire. Spagna-Croazia, Olanda-Italia. Chi vincerà questo europeo? Chi lo sa? Intanto andiamo a vedere Spagna-Croazia che succede. Vince la Spagna, però solamente ai calci di rigore, 4-2. Da loro sbaglia Kramaric e Juranovic. Fan gol Merino, Maier, Merino e Perisic. Va bene, ok, tutto a posto. Quindi in finale la Spagna ci va. Prima finalista, Spagna. Deciso. Ok, mo tocca l'Italia contro l'Olanda, che sarà molto complesso, leggermente complesso, però io voglio essere fiducioso nella nostra squadra e sperare di fare il miracolo, come un po' è successo nel 2020, che poi era 2021, però vabbè. Ok, no, l'Italia è fuori ufficialmente per mano dell'Olanda con De Jong e Depay. Gol di Chiesa, 80° che ha provato a riaprire questa partita, ma purtroppo l'Italia è fuori da questo europeo. E mo c'è la finale, Spagna contro Olanda. Chi se la porterà a casa? Io dico un nome, dico Spagna, però non lo so, perché comunque l'Olanda ha fatto un percorso veramente tortuoso e molto importante. Vince la Spagna,
vince la Spagna con gol di Ferran Torres, quindi la Spagna vince questo europeo. Incredibile, incredibile. Alla fine era una delle favorite, onestamente parlando. Però non era quella che mi aspettavo che vincesse. Mi aspettavo che vincesse o Inghilterra o Francia, onestamente parlando. Mi ha sorpreso questa vittoria della Spagna. Sarà così veramente? Non lo so. Statistiche giocatori: Raspadori capocannoniere dell'Europeo, con Depay poco dietro e Carrasco e Fernandes, Mbappé. Comunque Raspadori capocannoniere. La vedo un po' come un film di fantascienza, però la Spagna può anche succedere. La Spagna può anche succedere, comunque ha una bella squadra. Raspadori capocannoniere non lo so. Non lo so, ditemi voi le vostre le vostre classifiche, cioè nel senso, ditemi voi cosa vi aspettate da questo europeo, chi possa vincerlo, chi possa essere il capocannoniere generale, e se questa simulazione vi sia piaciuta e secondo voi potrebbe avere seguito nella vita reale. Chissà, chissà. Comunque, secondo FC24 è stato un europeo molto divertente, con risultati al limite del normale, cioè tipo l'Inghilterra che perde con l'Ucraina inaspettatamente proprio, cioè non se l'aspettava nessuno e invece è successo. Vabbè, che poi anche poi, per dire, discorsi mondiali, per dire il Marocco che aveva fatto quel percorso straordinario, ci sono sempre magari quelle squadre insider che possono fare l'esploit e fare qualcosa di importante. Che sia il caso dell'Ucraina quest'anno, della Slovacchia, staremo a vedere, non lo so. Comunque ragazzi, vi ringrazio molto per la visione. Quindi secondo FC24 la Spagna vincerà questo europeo. Ovviamente da italiano spero che la vinciamo noi, però la vedo molto complessa. Ragazzi, alla prossima, ciao!